è sempre piaciuto questo paese. E anche se ormai non sono più carne da tanti anni, il legame è stato così profondo che la mia anima è rimasta imprigionata tra le sue pietre. Continua a percorrere i suoi vicoli, trepida per le preoccupazioni e le inquietudini della sua gente e si rallegra nel vedere come negli anni il suo volto si è mutato. Certo, più grande è diventato, ma io vi ritrovo la stessa serenità, accoglienza e bellezza dei miei tempi. Ero giovinetta quando vi fui portata la prima volta e tante feste mi furono fatte. Se alla riccia, mi dicevano. L'animo mio era triste allora, senza più famiglia, ripudiata, e avevo perso un regno. C'era sì un nuovo marito, Andrea De Capo, e dovevo imparare ad amarlo e rispettarlo. Non mi fu difficile, col tempo. I bambini, le donne e gli uomini di ogni sorta e condizione mi chiamavano Madama. E Madama Reina, io lo ero stata. E lo ero ancora, dentro di me. Sarà per questo che hanno ribattezzato la piccola torre che da un cucuzzolo si affaccia sulla Succita e il Fortore con questo nome. Quando ero carne ci andavo e mi piaceva stare lì, da sola o con gli ancelle. E mi piaceva la natura rigogliosa tutta intorno, gli oliveti, i vigneti, e c'erano i mulini, dove l'attività ferveva. Era nomata a tratti della corte questa contrada. Più avanti negli anni De Capua la cinsero di mura e ne fecero la loro caccia riservata. Ma ai miei tempi no. E io da lì mi incamminavo verso una fontana, poco discosta da un romitorio dei padri trappisti, e le sue acque mi rinfrescavano. C'è ancora quella fontana, ma ora la dicono Lo Lavatoro, e non si è perso l'incanto di quel sacro luogo ormai abbandonato, dove spesso torno. Da lì ne raggiungevo un'altra di fonte e un altro di convento. Sono molto devoti i miei ricesi e alla Madonna del Carmelo hanno elevato un santuario e da poco la loro patrona è diventata. È molto singolare che in questo paese ogni chiesa ha un nome di Maria. Sarà forse quell'eterno femminino che sempre più in alto ci attira? Così, dove c'era il monastero dei Celestini, quel monastero poi diventato dei Cappuccini, c'è una chiesa. E a chi è intitolata? A Maria Immacolata. Bella questa chiesa. Ha un altare tutto intagliato in legno, che la parete intera copre, e in mezzo ad esso un quadro di Immacolata e Santi, di splendida fattura e di vividi colori. A volte mi siedo nei suoi banchi e resto ore a rimirarlo, tanto nessuno può vedermi, e ascolto il brusio che viene da fuori, dalla più grande piazza del paese, e penso: questo convento lo volle alla fine del Seicento Bartolomeo IV, mentre il primo dei Celestini fu Roberto De Capo a propiziarlo. Codesti uomini che innalzano tali grandi opere al Signore, da cosa debbon farsi perdonare? E allora fuggo e mi addentro nei vicoli stretti e li percorro. Faccio di corsa a scendere tutta la scalinata del colle, così ritorno nel loco dove arrivai la prima volta e dove tutti intorno i vassalli di pace riempirono il mio viso, il larco delle botteghe. Qui c'è la chiesa matrice, l'Assunta. Era angusta ai miei tempi, però 100 anni dopo fu ingrandita e dopo è ingrandita di nuovo. Al suo interno c'è un dipinto aureo, a me assai caro, la Dormitio Virginis, perché posta accanto alla mia tomba e per anni mi è stata di conforto. A 100 passi ve n'è ancora un'altra di chiesa, anch'essa dedicata al nome di Maria, è l'Annunziata. Tra tutte è quella che io preferisco. Uno scrigno pieno di tesori e intenso il ricordo dell'argentino suono della sua campana, per la quale prima di me un'altra madama vi aveva sciolto nel bronzo i suoi orecchiini. Ma presto arriva l'imbrunire e tornare io devo al mio saccello. Percorro sempre mesta via Castello, che taglia in due come lama il borgo antico, e da un lato all'altro la storia vi ritrovo. Piccole corti, palazzi, portali,
blasoni di epoche passate e poi all'improvviso il piano della corte. No, non era così quando c'ero io. Adesso vi si erge un solido castello con altissima torre a sentinella, un magazzino immenso per derrate che oggi un museo è diventato, e poi una chiesa, la mia chiesa, Santa Maria delle Grazie, semplice e maestosa, ed è qui che è la tomba mia. Desiderio fu di Bartolomeo III, mio lontano pronipote, che seppe innalzare a sua casata cotanti monumenti per ricordo. Ne beneficio anch'io, che in sua famiglia ritrovai famiglia. Purtroppo è giunta l'ora chi vi saluti. Io Costanza, che fu dei Chiaromonte, di Carlo Magno discendenti, nobili d'animo e di sangue, regina, ahimè, per poco tempo. A te che ascolti dico, vienimi a trovare. Ti farò scoprire bellezza e storia di questo ameno luogo, ricco di boschi, acque, arte e architetture. Ti accompagnerò lungo il tragitto e sebbene io sia ora di puro spirito, ti assicuro che il calor sentirai della mia mano.